Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo tutorial. Oggi ho deciso di mostrarvi un test comparativo fra Spark, l'amplificatore della Positive Grid, e Bias FX2 Mobile, cioè il sistema di emulazione di amplificatori e di effetti che si può utilizzare su smartphone o su tablet sempre della Positive Grid. Sono entrambi prodotti diventati più o meno famosi nello stesso periodo, cioè intorno alla primavera del 2020, anche se Spark è stato lanciato prima, ma con problemi tecnici è stato consegnato veramente molto in ritardo a tantissime persone. Io ormai Spark ce l'ho già da febbraio, sono stato uno dei più fortunati a riceverlo veramente in anticipo, e Bias FX2 ho avuto la possibilità di testarlo anche in beta. Poi una volta che è uscita la release ufficiale l'ho comprato e ho comprato la versione più avanzata, quella che contiene anche le simulazioni di cassa, diciamo, migliori, e soprattutto l'IR loader, ma poi vedremo. Allora, prima di procedere vi spiego che cosa ho utilizzato. Naturalmente Spark come scheda audio, quindi non l'ho microfonato, sarà attaccato via USB al mio computer. Poi ho utilizzato BSFX2 inserendolo, o meglio aprendolo nel mio iPad mini, che è a sua volta inserito in una docking station, cioè in una iTrack dock, che mi serve per controllare gli input e gli output. È molto comoda, io personalmente la consiglio molto più di altri device che permettono di collegare chitarra ad iPad. Dopodiché dalla iTrack dock esco ed entro nella mia Focusrite Scarlett 6.6 di seconda generazione nell'ingresso posteriore, che è quello non preamplificato, in modo da utilizzare solo il suono prodotto direttamente dall'iPad e quindi da BSFX2. Utilizzo poi per registrare il filmato OBS, che è un software che serve per fare streaming o robe simili, molto semplice, e tutto quello che entra nel computer finisce in Logic Pro X. Ho creato quindi un canale dedicato a Spark e un canale dedicato a BSFX2. Ok? Utilizzerò una chitarra, una sola, con lo stesso cavo, in modo da essere sicuro che non ci sono, diciamo, situazioni diverse in fase di registrazione. E la chitarra è una Heritage della fine degli anni 80. Per chi conosce un po' la storia delle chitarre, si tratta di una chitarra della famiglia delle Gibson, non la faccio troppo lunga. La mia voce invece entra in un microfono condensatore della SEX1. Ok, allora possiamo iniziare. Quello che vi farò sentire non sarà né uno show delle mie capacità, perché tanto non sono all'altezza e non mi interessa assolutamente fare una dimostrazione di questo tipo. A me interessa semplicemente comparare come in una situazione di home studio le due strumentazioni, cioè BSFX2 Mobile, mi raccomando, e Spark, possono essere utilizzate per registrare le chitarre. Hanno suoni diversi, hanno probabilmente rese diverse. Per fare una simulazione fatta bene ho cercato di impostare in entrambi i device lo stesso suono, quindi il suono di una Plexi, ok? Che in catena effetti ha un noise gate impostato al minimo indispensabile, un overdrive in stile TS, cioè Tube Screamer, impostato come boost, quindi con il gain al minimo e il livello al massimo, il tono al centro. L'amplificatore, ripeto, è un Plexi con tutti i settaggi impostati su flat, quindi bassi, medi, alti, esattamente, diciamo, flat, e poi con il gain a 3/4 e il volume di output a 3/4. Questo sia in Spark tramite la sua applicazione, sia in BSFX2 Mobile, quindi in teoria dovrebbero avere più o meno lo stesso suono. Naturalmente, se vi aspettate di fare una comparazione fra, come dire, quanto siano identici i suoni, avete già sbagliato. A me non interessa questo, a me interessa vedere come reagiscono. È ovvio che abbiano un suono un po' diverso, trattandosi di emulazioni fatte da persone diverse in contesti diversi. Sia in Spark sia in BSFX, di conseguenza, utilizzeremo delle simulazioni anche di cassa, e io ho cercato di impostare la stessa cassa in entrambi i casi. Partendo da Spark, dove non è possibile modificare la cassa del preset, sono andato su BSFX e ho cercato di posizionare e di, ricreare la stessa cassa di Spark. Quindi bene o male ci siamo. Adesso vi farò sentire essenzialmente come reagiscono i due amplificatori in base a 4 parametri: la dinamica, il sustain del suono, il volume letteralmente che esce a parità, diciamo, di registrazione di settaggi, e poi una piccola perla relativa a BSFX2 che però per ora non vi voglio dire, lo vedrete durante il filmato. Ok, possiamo iniziare. Adesso prendo la mia chitarra, che ripeto è la mia Heritage, se non distruggo tutto subito. Ok, e adesso andiamo a posizionare
il settaggio di registrazione. Allora, come vedete nello schermo c'è già posizionato Spark. Io ho già configurato una cosa importante: inevitabilmente, registrando la mia voce con un microfono che è qui, sentirete qualche rumore di plettrata, quindi sentirete le corde libere e anche il plettro. Portate pazienza, cercate di concentrarvi soprattutto sul suono della simulazione di cassa e di amplificatore, eccetera eccetera. Dicevo, se noi andiamo sulle preferenze di Logic Pro X o di qualsiasi altro dovo, vedete, potete selezionare l'input device. In questo momento c'è selezionato Spark 40 USB, quindi io mi posiziono su Spark, accendo il monitor e sentite. Ok, allora innanzitutto sentiamo un po' di accordi liberi, ok? Quindi farò qualche accordo, qualche power chord naturalmente, non starò lì a fare altre demo particolari, perché tra l'altro ho già dedicato a Spark diversi video e vi invito a guardarveli. Quindi andiamo subito con gli accordi. Direi che si sente bene. Adesso io faccio partire la registrazione anche su Logic, in modo da poter poi fare qualche comparazione. Faccio subito qualche accordo come ho fatto adesso e lo tengo, così dopo poi facciamo il paragone. Altra cosa importante, io ho fatto l'upgrade al firmware di Spark. Nel firmware precedente, quando si utilizzava Spark come scheda audio, il segnale d'ingresso era bassissimo. Io l'ho già dimostrato nel video che ho dedicato a Spark, in cui ho fatto tutti i test, veramente tutti i test possibili delle sue funzioni come scheda audio, e mi ero reso conto che il segnale d'ingresso era veramente basso. Evidentemente altri se ne sono accorti, l'hanno segnalato, come ho fatto io, alla Positive Grid, e nel firmware successivo, cioè quello che io ho installato, il segnale di output adesso della scheda interna a Spark butta fuori un segnale molto più forte. Meno male, perché prima era veramente sottile. Ok, adesso proviamo subito a sentire mi posiziono qua più o meno, sì dai, la dinamica. Quindi comincerò a colpire le corde con una potenza diversa, da piano a forte, sia corde più gravi sia corde più alte. Sentiamo. Partiamo dal là, ok? Adesso pesto un po'. Allora, non so se avete notato, ma naturalmente quando ho ridotto la dinamica è emerso un pochino di fruscio, di rumore di fondo. Questo accade anche negli amplificatori normali, quindi non me ne lamento, è normale, ci sta. Provo su una corda più, su una nota e su una corda più grave, quindi mi posiziono su un Si, sul 12° tasto della corda del Si. Sentiamo. Devo dire che risponde bene. Tra l'altro adesso posso fare anche un'altra prova, cioè provo a colpire la corda solo con le dita, cioè senza plettro, ok? Guardate. Non ci sono rumori particolarmente digitalosi, e se io provo addirittura a fare questa cosa, sentite che il suono comunque è verosimile, quello di una strisciata di corde con la mano, senza fuzz, senza pop, senza cose strane. Ok, adesso proviamo il sustain, o sustain, scusate per la mia pronuncia.
sposto i pick up, mi posiziono di nuovo sulla stessa corda di prima, cioè su un Si al 12° tasto, e provo a fare a vedere quanto la nota regge senza perdere di qualità prima dell'intervento del noise gate, che ricordo è già impostato, quindi a un certo punto il suono mi immagino sarà troncato. Sentiamo. Ok, devo dire che sono molto soddisfatto, nel senso che il suono non viene troncato di netto, perde di intensità e di potenza in maniera molto verosimile e non ci sono rumori strani al termine, diciamo, del suo suono. Capita a volte di sentire in certe simulazioni proprio delle distorsioni digitali dovute all'intervento del noise gate o magari al fatto che l'emulatore non è fatto molto bene, non regge molto bene. Proviamo invece con una corda grave, corda vuota, ok? Sta andando forse un pochino in risonanza ed emerge, sentite il fruscio, un pochino emerge il fruscio. Adesso sta finendo e direi che addirittura il noise gate qui non è intervenuto. Guardate la forma d'onda com'è precisa nel suo sfumare, e adesso è intervenuto il noise gate e non si sente più nessun fruscio. Beh, sono molto molto soddisfatto, veramente molto soddisfatto. Questo è un ottimo risultato secondo me. Proviamo adesso il volume. Per volume cosa intendo? Agire sulla manopola dei volumi, ok? E vedere come con il volume della chitarra abbassato il suono si comporta, come l'emulazione si comporta. Quindi io adesso posiziono il volume veramente al minimo, anzi adesso lo tiro giù tutto, quindi adesso non fa niente. Adesso alzo un pochino. Ok, sono veramente fra 0 e 1, è veramente bassissimo. Sentiamo un po' con un arpeggino. Allora, il suono regge ed è incredibile per me che una simulazione digitale riesca a fare questo. So che ci sono, come dire, hardware o addirittura veri e propri amplificatori come il Kemper, eccetera, l'Axe FX, che molto probabilmente fanno meglio, ma che prezzi hanno rispetto a questi? Imparagonabili, ok? E se non facessero meglio sarebbe molto grave. E di conseguenza, nonostante tutto, questo abbassamento del volume della chitarra non ha degenerato eccessivamente il suono. Emerge un pochino di fruscio, ripeto, questo accade anche negli amplificatori analogici. Provo a alzarlo un po', lo metto ad esempio a 2, tra 2 e 3, sentiamo. Questo è molto bello perché permette di agire con il plettro con un certo tipo di intensità e di dinamica e di passare quindi da un suono di questo tipo Dunque, in questo istante io ho sentito un po' di clip e un po' di distorsioni. Questo non so se dipende dal mio settaggio o se è l'amplificatore. Se è l'amplificatore questa cosa non va tanto bene. Adesso provo a picchiare un po' più forte. Però il suono è sempre, cioè il volume, scusate, è sempre basso. Penso che ci sia un'ottima dinamica. Allora, io sono soddisfattissimo di Spark.
come al solito, già all'inizio, quando l'avevo provato la prima volta, quando mi era arrivato, e avevo fatto praticamente in tempo reale una dimostrazione e avevo iniziato a scoprirlo mentre facevo la dimostrazione, ero rimasto veramente esterrefatto dalla qualità. Io sono felicissimo, lo uso tutti i giorni che Dio comanda, veramente tutti i giorni, posizionato, tra l'altro vi prego, non posizionatelo all'altezza delle vostre caviglie, non ha senso, posizionatelo all'altezza della vostra testa. Se suonate seduti deve essere a questa altezza, non deve essere qui, se no il suono che sentite è alterato dal rimbalzo, dal riverbero della stanza, è alterato dal fatto che voi sentite le frequenze basse e medie in un certo modo e le alte non le sentite più. Vi basta inclinarlo o posizionarlo all'altezza della vostra testa, per favore, perché veramente non ne posso più di vedere dimostrazioni di persone che provano gli amplificatori, i pedali e gli effetti e mettono le casse all'altezza delle ginocchia. Cioè, la testa dove ce l'avete? Qui, non in mezzo alle gambe, giusto? Chi più chi meno. Quindi l'amplificatore dovete testarlo all'altezza delle vostre orecchie, perché poi la gente che ascolta le vostre registrazioni o i vostri concerti, l'impianto c'era all'altezza della testa, non c'era all'altezza delle caviglie. Chiusa parentesi. Ok, con Spark direi che siamo a posto. Passiamo adesso a Bias FX, quindi interrompo la registrazione qui. Metto giù la chitarra. Scusate un secondo. Interrompo il monitoring. Ok, mi posiziono qui. E questo è il jack. Ok, adesso l'ho inserito nella iTrack Dock e devo cambiare l'input. Quindi, preferenze, audio, Scarlett. A questo punto posso riprendere la mia chitarra che pesa 1 tonnellata, è una roba che spacca veramente la schiena. Bella, però. E siamo pronti per registrare. Andiamo un po' qui. Allora, cosa posso già rilevare facendo... Allora, il suono di questo ampli, ripeto, è inevitabilmente diverso da quello precedente, sono 2 sistemi diversi, però in post-produzione nulla vieta di poterci lavorare su. E poi anche una cosa bella, che comunque ogni strumento, ogni device abbia le sue sfumature di suono. Il segnale di uscita è un po' più basso, questo probabilmente è anche dovuto ai miei settaggi, ma mi va bene così, nulla vieta di alzarlo successivamente. Faccio un po' di accordi liberi e poi provo a registrare ancora. Non va male assolutamente. Metto in muto Spark, perché comunque in fase di registrazione lo risentirei suonare, e adesso provo di nuovo a fare gli stessi accordi che ho fatto e le stesse cose che ho fatto con Spark. Ok, registriamo. Allora, guardate la forma d'onda dei due. Bene o male, al di là del fatto che nel secondo è entrato meno segnale che nel primo, sono decisamente simili, ok? Andiamo direttamente alla parte relativa invece alle prove che sto facendo che ho già fatto con Spark e adesso faccio con BSFX mobile. Quindi la dinamica. Partiamo sempre dalla corda grave, quindi La, e registriamo. Allora, prima forte e poi piano e poi di nuovo forte.
questo caso, come prima, c'è una buona risposta dinamica, il suono non si danneggia, non si deteriora. Mi sembra che il rumore di fondo, probabilmente dovuto al fatto che si sente tutto un po' più basso, comunque sia un po' inferiore a quello di Spark. In Spark c'è un high gain, secondo me, un po' più alto, cioè l'amplificatore è proprio un po' più forte. E adesso proviamo il sustain, anzi no, proviamo il volume su una nota più alta. Ok, anche in questo caso direi che il suono regge sia su un registro basso, quindi sia su un registro alto. Più o meno siamo lì, siamo più o meno nello stesso livello. Adesso posso provare a fare il sustain della nota più alta, quindi il Si sul 12° tasto. Proviamo un po', vediamo cosa succede a livello di noise gate e a livello proprio di simulazione, soprattutto alla fine, naturalmente, quando il suono cala. Ok. Allora, diamogli una seconda occasione. Allora, nel primo caso avevo colpito male la corda, oggettivamente. Il sustain è un po' più breve, probabilmente per il tipo di amplificatore, ma anche per l'intervento del noise gate, che è un po' più drastico e netto. Non è lo stesso identico noise gate. Si tratta semplicemente di sapersi regolare. Io so adesso come reagisce e quindi so come fare magari i miei assoli o le mie registrazioni. Proviamo adesso su un sustain di una nota più grave e andiamo. Attenzione, io ho sentito un clamorosissimo pop. A questo punto, se me l'ha fatto sia Spark sia BSFX, vuol dire che non sono né Spark né BSFX, ma è il mio sistema di registrazione. Scusatemi, naturalmente, spero che questa cosa non sia troppo un problema. In fase di registrazione dopo risentiremo se è venuto o no. Se non è venuto, il problema non si pone. Riascoltiamo un secondo. Sentite l'armonico? C'è un armonico qui che interviene. È molto bella questa cosa. E in Spark credo di non averla sentita. Però sento... Ah, l'armonico è stupendo. Però sento un pochino di rumore di frittura, ok? Un rumore un pochino di distorsione. L'intervento del noise gate è delicatissimo e sentite che non c'è rumore di fondo, lascio le corde, le stoppo, è perfetto, direi. A questo punto proviamo i volumi. Allora, quindi di nuovo lo metto a 0 e lo metto fra 0 e 1, o meglio lo metto dove comincia a suonare, perché probabilmente questo risponde diverso da Spark. Oh, caspita, sentite qua. Questo è quasi clean, questo è bellissimo. C'è un high gain con un overdrive all'inizio, ma abbassando la dinamica il volume della chitarra, il suono comunque si schiarisce, si pulisce molto, sentite? Potrei farci tranquillamente un arpeggio normalissimo. Adesso picchio un po'. Allora, a differenza di Spark, qui quando aumento la dinamica in un contesto di volume abbassato, il suono non torna molto in alto, non torna molto forte.
dipende probabilmente dal tipo di amplificazione. Se io cambio PK all'improvviso, immaginatevi la versatilità e la possibilità infinita di variazioni di suono che permette semplicemente la modifica del volume della chitarra. Voi non avete bisogno a questo punto di pedali volume, di pedali che attivano o disattivano distorsioni o switchano il canale dell'amplificatore. Fate tutto da qua, con questo strumento. Stupendo, scusate, ma veramente è di una comodità inaudita. Adesso però c'è la sorpresa. La sorpresa è questa. Io in Spark ho utilizzato il sistema interno e non posso fare più di quello che mi offre. In BSFX 2 ho la possibilità, nelle versioni superiori a quella free e a quelle standard, diciamo, ho la possibilità di modificare la cassa selezionando non più la simulazione di cassa, ma selezionando una IR, un Impulse Response, ok? Altro non è che appunto una cassa virtuale, passatemi il termine. Adesso cambio la cassa di BSFX 2 e ci metto un IR. Ascoltiamo poi cosa succede. A few moments later. Ok, ho messo un IR nuova. Andiamo a sentire a volume pieno subito. Allora, naturalmente il suono è completamente diverso, ma se sentite la differenza che c'è rispetto a prima, il suono è molto più in faccia, è molto più presente. E sembra un po' più vero, ok? Sembra un po' più analogico, mi passate il termine, senza però avere tutti i difetti del fruscio, del rumore, del soffio generato dalla registrazione con un ampli e con un microfono. Non è la stessa cassa di quella precedente, quindi non è la versione IR della simulazione precedente, quindi il suono cambia. E ricordatevi che invece di perdere migliaia di euro o di dollari in testate e pedali, concentratevi molto sulla cassa, perché la cassa fa tantissimo del suono, fa quasi tutto del suono, ok? È vero, la testata è importante, è vero, i pedali sono importanti, ma senza una cassa buona e senza sapere come suonano le casse, voi il suono ideale che avete in mente o quello che volete ricreare di un altro artista non lo troverete mai. Quindi la cassa è importante tanto quanto la testata, i pedali e tutti gli altri effetti, rack, tutto quello che volete voi. Il suono è un po' più in faccia, è un po' più diretto. Ci sono 1 milione di IR, sia scaricabili da internet tramite siti che le vendono, le producono, le vendono, sia anche all'interno dei pacchetti presenti in BSFX 2. Potete sperimentare tutto quello che volete. Ok, direi che con Logic abbiamo finito. Magari possiamo ascoltare un secondo una comparazione fra quello che è l'uno e quello che è qual è l'altro, o meglio, come suona l'uno e come suona l'altro. Sentiamo un secondo Spark. Sentite che il fruscio qui è molto più forte. Sentiamo un secondo invece BSFX. Anche se in BSFX sembra quasi in questo punto che ci sia quasi un flanger, un qualcosa che fa oscillare il suono. Provate ad ascoltare. Forse è una mia sensazione. Andiamo a sentire invece un secondo il sustain del suono. Questo è BSFX.
soprattutto direi il finale. Sentite che dura ancora. Pazzesco comunque, ragazzi, cioè pazzesco. E ora proviamo invece Spark. Andiamo subito alla fine. Qui c'è molto più rumore, molto più rimbombo e molto più rumore di fondo. Allora, se dovessi fare un paragone, se dovessi dirvi quale suona meglio, vi direi l'uno e l'altro, come al solito. In regime, diciamo, di high gain, secondo me Spark ha un suono più bello, al netto delle impulse response di BSFX 2. Sentite. Anzi, andiamo qua. Non è solo un problema a questo punto di amplificatore, ok? Non è solo un problema di simulazione. È proprio un problema, secondo me, di resa all'interno di una DAW come può essere Logic Pro X o altre. In questo caso a me piace di più Spark come sistema di registrazione. Dal vivo magari invece è meglio BSFX, anche perché BSFX nasce per essere utilizzato dal vivo. Sicuramente non Spark. Mi raccomando, Spark è un ampli da studio. Non chiedetemi sempre nei commenti: ma con Spark si può uscire in una cassa? No, non si può. Con Spark si può uscire in un mixer? Volendo sì, utilizzando l'uscita cuffie. Voi entrereste in un mixer con un'uscita cuffie con ad esempio un cellulare? Sì? No? Scegliete voi. Ma con Spark è possibile controllare via MIDI l'on e l'off dei vari pedali? No, non si può, non ancora. Forse in futuro si potrà con nuovi firmware, forse. Oggi no, perché? Perché Spark serve per studiare in camera, seduti nel vostro ambiente, nella vostra stanzetta. BSFX 2 e anche l'1 permette il MIDI control, ok? Quindi con controller MIDI, io avevo preso quello sempre della Positive Grid BT4, c'è il demo che ho messo su YouTube, e quello sì, quello permette di fare tutto quello che volete. 2 prodotti diversi, con 2 funzioni diverse. Ok, mi raccomando. Sentiamo un'ultima cosa. Andiamo su, ad esempio, qui i volumi di questo. Sentiamo questo. Gli arpeggi. Ok, e questo è l'altro. Vediamo un po'. Ricordiamoci. No, scusate, ho sbagliato, non era qui. Era probabilmente qui. Neanche. Non mi ricordo più, gente. Ho fatto troppa roba. Allora, a giudicare dalla dinamica potrebbe essere qui. Sì. Ok, allora, secondo me BSFX in questo caso è più responsivo sulle dinamiche e sulla manopola del volume della chitarra. Molto di più. C'è molta più versatilità nel suono, mentre in Spark c'è meno versatilità. Diciamo che ha molte meno sfumature di tonalità e di suono. Secondo me vale la pena avere entrambi con 2 scopi diversi, con 2 funzioni diverse. Tutto quello che poi dopo si può fare con l'uno e con l'altro dipende dalla vostra creatività. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io vi invito a iscrivervi al mio canale e a condividere i miei contenuti. Spero di portarvi nuove dimostrazioni, nuovi tutorial o nuove lezioni su come registrare l'audio finalizzato al videomaking. Trovate tutte le mie playlist sul mio canale. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!